Wotan, che aggiunta a una lettera chiamano Godan, è lo stesso che presso i Romani viene chiamato Mercurio ed adorato come dio da tutte le popolazioni della Germania. Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo ancora una volta di Wodan, ma in realtà parliamo di un libro che ne tratta. Bentornati sul canale, come sempre un grazie a chi si abbona, a chi diventa nostro Patreon, ma anche a chi guarda semplicemente il video fino alla fine, si iscrive e clicca la campanellina. Tutti strumenti utilissimi per supportare l'operato della Fara nelle sue varie forme. Oggi ci ritroviamo per un contenuto un po' diverso dal solito, la recensione, o il consiglio di lettura piuttosto, di un libro. Ne ho parlato in passato, ho chiesto il parere a voi che ci seguite se foste interessati ad avere un'infarinatura di quali argomenti tratta questo libro nello specifico e vista la risposta positiva, eccoci qui. Anche perché in questi giorni stavamo organizzando la marcia storica della Fara, ma non sappiamo esattamente quando avrà luogo perché, come dire, è tornato l'inverno. In ogni caso, eccoci qui a parlare di un libro importantissimo. Credo che sia il libro che avrei voluto avere 20 anni fa, quando ho iniziato a interessarmi di Longobardi. Parliamoci chiaramente, nello scenario italiano, appunto soprattutto alcuni anni fa, si incontravano o testi specialistici, e io avevo la fortuna che in quel momento stavo studiando all'università beni culturali, quindi avevo gli strumenti per affacciarmi a questo mondo, oppure testi ipergeneralisti e che spesso facevano riferimento al mondo nordico molto tardo. Un esempio, credo noto a quasi tutti quelli che ci seguono e forse un po' inflazionato, era I miti nordici della Gianna Chiesa Isnardi, un tomone che si trovava alla Giunti e che tutti avevano in casa. Il problema era poi raffrontare queste informazioni, spesso molto tarde, spesso che facevano riferimento a tutt'altra epoca e a tutt'altre popolazioni, con quei piccoli elementi che si potevano ritrovare invece nei testi specialistici e che facevano riferimento a un confronto con queste fonti più tarde. Non c'era molto altro a disposizione in quegli anni. Negli anni successivi la situazione non è cambiata granché. L'argomento è diventato, nella percezione comune dei pochi interessati, come un argomento politicamente schierato e quindi solamente chi veniva da una tradizione, diciamo, destrorsa, parlava del passato mitico dei Longobardi, mentre chi veniva da una posizione di sinistra, anzi, preferiva non trattare di popolazioni barbariche in alcun modo, perché viste appunto come di destra. A prescindere dalla stupidità di entrambe le posizioni, perché la storia, soprattutto quella antica, non è proprietà di nessuno, restava il fatto che chi si avvicinava a questi argomenti ed era interessato anche alla componente culturale faceva molta fatica, culturale e cultuale, faceva molta fatica a trovare dei riferimenti che fossero, nel senso buono del termine, enciclopedici, che permettessero cioè di costruire una base di informazioni su cui poi magari elaborare anche le proprie congetture o semplicemente approfondire con le fonti originali. Ecco quindi che mi avrebbe fatto molto piacere avere questo libro. Woden, a Historical Companion di Stephen Pollington. Pollington ce l'avete già sentito nominare, la biblioteca associativa della Fara ha diversi testi suoi, siamo orgogliosi di dire che è un amico dell'associazione, è stato un nostro ospite a Cividale durante il nostro evento Anno Domini 568 presso il Museo Archeologico Nazionale, vi lascio in descrizione il video al suo contributo in quell'anno, un contributo molto bello dedicato ai professionisti della memoria e quindi della narrazione orale nel mondo anglosassone. Pollington è un autore prolifico che da decenni si occupa del mondo anglosassone, tiene corsi di inglese antico e ha provato ad approfondire più volte i temi che fanno proprio parte di questa zona grigia in cui né le fonti letterarie né quelle archeologiche riescono a darci molte informazioni. Quella appunto legata più alla società del mondo germanico, in particolare nel suo caso del mondo anglosassone. Ha trattato delle divinità, ha trattato dei karmi, ma ha trattato ad esempio anche di tutto quel complesso sistema di regole sociali che ruota intorno alla Middle, la sala dell'idromele, questo luogo
che doveva essere il fulcro sociale e politico del villaggio anglosassone e che forse noi possiamo rivedere anche nelle longhouse del resto del continente durante il periodo in cui le popolazioni germaniche sono oggetto di studio. Ecco quindi che all'interno di questi complessi studi, poche settimane fa uscire questo nuovo tomo, un tomo molto interessante che peraltro fa parte di una casa editrice, la Uppsala Books, che ha fra i collaboratori niente di meno che Tom Shippey, cioè uno dei più grandi esperti di antico inglese e contemporaneamente uno dei più grandi esperti di Tolkien, quindi una figura molto nota nell'ambiente. Ecco che questo libro fa quello che nessun libro, almeno fino ad adesso, aveva fatto in maniera così sistematica. Analizza la figura di Wodan prima nelle fonti più antiche e poi progressivamente fino a quelle più recenti. Normalmente quando noi della Fara trattiamo questo argomento tendiamo molto a sottolineare come dal nostro punto di vista non sia corretto equiparare la figura di Wodan alla successiva figura di Odino, specificando che sì, l'archetipo è sicuramente lo stesso, la matrice semantica linguistica è la stessa, ma le due attestazioni hanno tra loro migliaia di chilometri e centinaia di anni e che le religioni, essendo fenomeni umani, mutano, cambiano e quindi non possiamo riconoscere uno a uno una divinità nell'altra pur ammettendo il fatto che siano l'evoluzione una dell'altra. E purtroppo i testi specifici, proprio perché fanno riferimento a fonti molto tarde, pensiamo alle saghe, pensiamo all'Edda poetica, eccetera, equiparano Odino a Wodan in maniera diretta, senza analizzare per un pubblico di non esperti la questione che probabilmente c'erano delle differenze, che c'era stata un'evoluzione, anche se per noi è difficile leggerla. E quindi tutti parlano di Odino e si finisce poi con un anacronismo diffusissimo nel mondo rievocativo a inneggiare a Odino durante gli eventi longobardi. Questo tomo invece prende in considerazione un punto di vista completamente diverso, parte da Wodan e poi certo arriva alle fonti più tarde e alla sua evoluzione in Odino, ma tratta delle fonti letterarie, tratta delle fonti runiche e fa una cosa che raramente viene fatta, credo soprattutto nello scenario storico-archeologico italiano, che su questi argomenti è giustamente molto prudente, forse ogni tanto un po' troppo, prova a fare un'analisi comparata dei dati materiali, cioè dei dati archeologici, che siano brateati, che sia il famoso elmo di Satonu, che siano fibule, prova a ritrovare nei materiali d'epoca anglosassone, ma ricordiamo che è in buona parte sovrapponibile all'epoca longobarda, elementi iconografici attribuibili alla figura di Odino poi e prima di Wodan. Ecco quindi che ad esempio brateati con danni deliberatamente apportati a volti su un occhio, oppure la presenza di uccelli rapaci che circondano figure vengono interpretate da Pollington e non solo nel contesto appunto dell'attribuzione di valore della divinità Wodan. E voi direte, ok, però voi parlate di Longobardi, perché trattare di un libro che parla di anglosassoni? Beh, perché Pollington non si limita alle fonti anglosassoni, ma anzi fa dei paragoni proprio con le fonti del resto del continente europeo e non manca di citare i Longobardi. Il passaggio dell'Historia Longobardorum che vi ho letto all'inizio è uno dei riferimenti che lui cita, ma proprio per il suo approccio anche materiale, materico, allo studio delle fonti, non manca di citare ad esempio la nostra amatissima Cividale del Friuli e paragonare questa fibula a braccia uguali, che vi ho già fatto vedere in un altro video che trovate in descrizione, che secondo Luma da Silva, la storica dell'arte che si è curata ufficialmente delle pubblicazioni della necropoli di San Mauro a Cividale, rappresenterebbe proprio Wodan, ecco che anche Pollington porta avanti questa teoria facendo un paragone, ad esempio, fra le teste di rapace presenti intorno al volto di questa fibula a braccia uguali e niente poco di meno che le teste di rapaci presenti sullo scudo di re cosiddetto Redwald a Satonu. Allo stesso modo l'analisi della maschera dell'elmo di Satonu si spinge più avanti, ipotizzando la presenza di una simmetria nella decorazione delle ciglia della maschera, asimmetria che sarebbe voluta a indicare di nuovo la menomazione
all'occhio, tipica della figura di Wodan e poi successivamente di Odino, che ritroviamo nelle fonti molto più tarde. Questo trattato quindi è una monografia enciclopedica, un excursus emozionante non solo nelle fonti, ma anche nei modi in cui le fonti sono state analizzate nei secoli, negli ultimi 2 secoli, diciamo. Molte delle informazioni materiali in realtà sono recentissime, un libro del genere probabilmente non sarebbe potuto essere scritto 20 o 25 anni fa, ma altre informazioni legate ad esempio alle attribuzioni di significato del nome, come veniva intesa la figura di Wodan Odino all'interno del Pantheon germanico, ecco che questi argomenti hanno subito numerose riletture nei secoli, di nuovo spesso finalizzate a scopi politici o alla temperie culturale del momento, e quindi pensiamo alla rilettura faziosa dell'epoca dei nazionalismi e più tardi dei fascismi e nazismi, oppure al rifiuto totale di tentare di applicare una lettura identitaria a questi argomenti come reazione a queste precedenti forzature, facendo una forzatura nell'altra direzione. Ecco che Pollington ci dà un excursus anche di questi aspetti così affascinanti per chi poi è appassionato di storia, e storia nella storia. Potrei leggervi alcuni titoli dei capitoli, non dei paragrafi, giusto per farvi capire come si evolve la trattazione. Un'unica cosa, il testo è in inglese e al momento che io sappia non è prevista una traduzione. Abbiamo quindi appunto l'introduzione, abbiamo l'inizio, abbiamo poi da Signore della guerra dell'età del ferro, ricordiamo l'età del ferro scandinava del nord Europa è diversa dall'età del ferro mediterranea a cui siamo abituati nei tomi di storia italiani. Dicevamo appunto da Signore della guerra dell'età del ferro a dominatore medievale, e quindi qui c'è una lunghissima evoluzione che procede secolo per secolo, e quindi c'è il secondo avanti Cristo, primo terzo dopo, quarto quinto, sesto settimo, dove ovviamente compaiono i nostri amici longobardi, ottavo nono, dove di nuovo compaiono i nostri amici longobardi, nono decimo, decimo undicesimo, dodicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, con le fonti più tarde. E poi si prosegue con il signore della Sala dell'Idromele, quindi il suo ruolo sociale in paragone, in parallelo ai ruoli sociali dei signori concreti dell'epoca alto medievale, il signore dei morti, il signore dell'ispirazione, il mago, lo scrittore di rune, e infine di nuovo il signore della guerra, il guaritore, e poi le conclusioni che prendono in considerazione l'interpretazione romana, cioè il fatto che ad esempio Paolo Diacono, ma già prima di lui, Wodan e poi Odino verranno sempre paragonati a Mercurio, il punto di vista scandinavo e tutto quello che si può dedurre da un'analisi a volo d'uccello, nel senso di nuovo positivo del termine, dall'alto, da sopra, di tutte queste informazioni raccolte e analizzate con conoscenza pregressa e con, mi piace dirlo, onestà intellettuale. Quindi sì, questo è un libro che consiglio tantissimo, lo trovate online, lo trovate su Amazon per facilità di recapito. Ci tengo a specificare, non veniamo pagati da Uppsala Book per fare questo supporto al libro, è un'opinione personale mia, di Fuz della Fara, e di rispetto verso il lavoro di Pollington, che trovo importantissimo per provare a ricostruire questi aspetti socioculturali del mondo alto medievale, che sono una parte fondamentale di quello che poi un'associazione di ricostruzione come la nostra fa nelle opere di storytelling. Come possiamo applicare lo storytelling se non riusciamo in prima persona noi a immaginarci quello che dovesse essere l'ambiente in cui queste storie venivano raccontate? Bene, alla prossima e mandi!